Ciao ragazzi, se siete arrivati a questo video vuol dire che siete arrivati all'ultimo video della playlist disequazioni lineari. Se avete un compito sulle disequazioni e avete già visto tutti i video sui singoli casi di disequazioni, ora siete pronti per la sfida finale. Facciamo un mix di tutto quello che abbiamo visto nei video precedenti. Ho deciso di prepararvi un esercizio solo che contiene il riepilogo di tutto quello che abbiamo visto. Quindi abbiamo un sistema di disequazioni dove ho la prima che è una disequazione fratta, la seconda che è una disequazione scomponibile in fattori e la terza che è una disequazione lineare. In questo modo ripassiamo tutti i tipi di disequazioni. Abbiamo visto che quando ho un sistema devo andare a numerare tutte le disequazioni che ho e andarle a risolvere singolarmente. Parto con la prima. La prima è una disequazione fratta e quindi invece di ricopiarla mi avvantaggio. Vi ricordo che nelle disequazioni fratte dobbiamo portare tutti i termini al primo membro, quindi il 2 lo porto di qua cambiandolo di segno. In questo modo al secondo membro mi rimane 0. Quindi ho ricopiato le due frazioni e il 2 l'ho portato al primo membro. Ora, se vi ricordate, dobbiamo andare a trovare l'MCM e prima di tutto dobbiamo scomporre i nostri denominatori. x-1 è già scomposto, 2x-2 invece no. Infatti posso raccogliere a fattor comune un 2. Raccogliendo 2, come ho scritto qua, rimane x, perché 2x fratto 2 fa x, meno 1, quindi l'MCM tra x-1, 2 e x-1 è 2x-1. Come sempre facciamo i calcoli, quindi l'MCM fratto x-1 mi rimane 2, quindi 2 deve moltiplicare il mio numeratore. Poi l'MCM fratto 2x-1 si semplifica tutto, quindi ricopio esattamente il numeratore, x più 3. L'MCM fratto niente, quindi fratto 1, devo moltiplicare 2 per tutto il mio MCM. Ora 2 per 2 fa 4, quindi 4 che moltiplica x-1. Come sempre ora dobbiamo svolgere i calcoli, quindi ricopio il denominatore e andiamo a fare i prodotti. 2 per 3x fa 3 per 2 6x, 2 per 1 2, x più 3 li ricopio, 4 per x meno 4x, 4 per 1 meno per meno più 4. Come sempre devo sommare i termini simili, quindi 6 più 1 7, meno 4 3x, meno 2 più 3 fa più 1, più 4, più 5. Ora che ho finito i calcoli sono arrivata alla mia frazione e, se vi ricordate, dobbiamo porre n e d maggiore di 0, a prescindere dal segno che c'è qua. Quindi se c'era minore, comunque sia, dovevamo porre numeratore e denominatore maggiore di 0. Bene, risolvo la prima, quindi porto il 5 di là ricordandomi di cambiare segno. Dopodiché devo dividere tutto per il numero che c'è davanti alla x, quindi tutto fratto 3. Quindi il numeratore maggiore di 0 viene x maggiore di meno 5 terzi. Denominatore, vi ricordo che per semplicità, tutte le volte che ho un numero che moltiplica qualcosa, posso semplificarlo e quindi posso semplicemente risolvere x meno 1. Il meno 1 lo porto al secondo membro, cambiando sempre segno, e quindi viene x maggiore di 1. Una volta trovate le soluzioni del numeratore e del denominatore, devo andare a fare la tabella dei segni. Devo scrivere una retta con il verso della freccia verso destra e andare a scrivere i numeri dal più piccolo al più grande, quindi prima meno 5 terzi e poi 1. Ora devo andare a mettere i segni del numeratore, devo andare a mettere segno più quando x è maggiore di meno 5 terzi. Meno 5 terzi è qui, maggiore vuol dire a destra, quindi più più meno. Stessa cosa per il denominatore, devo andare a mettere segno più quando x è maggiore di 1. 1 è qua, quindi maggiore destra, più meno meno. Ora facciamo il prodotto tra i segni, quindi meno per meno più per meno meno, più per più più. La soluzione è quella data dal segno che c'era qua. Siccome qua c'era maggiore devo andare a prendere più, se c'era minore devo andare a prendere meno. Quindi la mia soluzione della prima disequazione la vado a ricopiare qua in bella copia ed è quella che vedete qui disegnata, quindi ho due intervalli, x minore di meno 5 terzi oppure x maggiore di 1 e vi ricordo che si scrive così. Ora andiamo a fare la seconda disequazione. È una disequazione fatta di fattori e, come abbiamo visto nel video precedente, dobbiamo porre tutti i nostri fattori, quindi in questo caso 3 fattori, maggiori di 0. Ora risolviamo il primo fattore. 7x all'ottava maggiore di 0. Se vi ricordate, tutte le volte che ho un numero per
x alla qualcosa, dove il qualcosa è una potenza pari maggiore di 0, la risposta è per ogni x appartenente a R, cioè sempre, e la scriviamo così. Quindi passiamo direttamente alla seconda. Questa è una disequazione di primo grado, devo portare il numero di là cambiando di segno, quindi x maggiore di meno 10. Andiamo al terzo fattore, l'8 lo porto al secondo membro, dopodiché siccome la x è negativa vi ricordo che dobbiamo cambiare sempre segno a tutta la disequazione e anche il verso, quindi invece di maggiore diventerà minore. Ora che ho trovato le tre soluzioni devo andare a fare la tabella dei segni, andando sempre a scrivere i numeri dal più piccolo al più grande, quindi qui non ho nessun numero, qua ho meno 10 e poi scrivere 8. La freccia rivolta sempre verso destra, adesso andiamo a mettere i segni. Nel primo fattore devo mettere segno per ogni x, quindi più dappertutto. Il secondo fattore devo mettere segno più quando x è maggiore di meno 10. Meno 10 qui, quindi maggiore a destra, quindi più meno. Il fattore 3 devo mettere segno più quando x è minore di 8. 8 è qui, minore devo guardare a sinistra, quindi più meno. Come sempre facciamo il prodotto tra i segni, più per meno per più meno. Ho tutti più, quindi più per più per meno. La soluzione la dobbiamo andare a prendere guardando quello che ho qui. Siccome qui ho maggiore devo prendere il segno più, se invece avevo minore devo prendere il segno meno. Quindi la soluzione di questa seconda disequazione è x compreso tra meno 10 e 8 e la vado a ricopiare in bella copia qua su. Vi ricordo che il compreso si scrive così: meno 10 becco x becco 8. A questo punto andiamo a fare la terza, che è una disequazione lineare, quindi per ottimizzare non la ricopio ma faccio già i calcoli. Sposto le x al primo membro e i termini noti al secondo membro. La x portandola di qua mi viene meno x e 2x lo devo ricopiare. Meno 2 portato di qua viene più 2 e più 1 lo ricopio. Ora 2 meno 1 x. 2 più 1, 3. Come sempre ricopio la mia soluzione in bella copia qua su e a questo punto non devo guardare più i miei calcoli qua perché devo considerare solo il risultato di queste tre disequazioni e andiamo a fare la soluzione finale che si ottiene facendo la tabella delle linee. Poiché ho questi 5 numeri devo andare a fare una retta dove devo scrivere i numeri dal più piccolo al più grande. Adesso andiamo a mettere le linee nella prima soluzione. Devo mettere la linea quando x è minore di meno 5 terzi qui minore sinistra, e quando è maggiore di 1. Metto pallino vuoto perché qui ho solo minore e maggiore, non ho maggiore uguale e minore uguale. Seconda soluzione, devo mettere la linea quando x è tra meno 10 e 8. Meno 10 qui, 8 è qua, quindi tutto questo intervallo. Ultima soluzione, devo mettere la linea quando x è maggiore di 3. 3 qua, maggiore è a destra. Anche qui ho messo pallino vuoto perché non c'è maggiore uguale. La soluzione del mio sistema di partenza si ottiene nell'intervallo in cui ho tutte e tre le linee contemporaneamente, ovvero questo intervallo qui. Quindi la soluzione finale del mio sistema si scrive x compreso tra 3 e 8, ovvero 3 becco x becco 8, senza l'uguale perché non ho gli uguali. Ora tocca a te. Dopo aver visto attentamente il video, mettiti in gioco e allenati con gli esercizi che ti ho preparato. A fianco trovi le soluzioni, così puoi verificare che hai fatto bene. Buon allenamento! Bene ragazzi, anche per oggi l'allenamento è andato. Spero che gli esercizi siano stati di vostro gradimento. Ho visto che i video che ho caricato la scorsa settimana hanno già raggiunto tantissime visualizzazioni, quindi io vi ringrazio, continuate a seguirmi, continuate a passare parola e soprattutto iscrivetevi al mio canale per non perdervi i nuovi video. Io sono Monia Tomassini e come sapete il mio motto è: se non siete ancora bravi in matematica è perché ancora nessuno ve lo ha insegnato. Ci vediamo al prossimo video.